Ciao e bentornato! Questo è un altro video della serie dei mini tutorial, i tutorial brevi che mostrano come realizzare in pochi semplici passaggi strumenti e attività specifiche per i tuoi fogli Excel. E in questo video vediamo come si imposta Excel per l'automazione, cioè quali modifiche devi applicare alle impostazioni di Excel per far funzionare gli automatismi, quelli aggiuntivi naturalmente, che rendono Excel più comodo e professionale. Di base Excel non permette l'esecuzione delle macro naturalmente aggiuntive, dell'automazione aggiuntiva. Quindi dobbiamo andare a modificare le impostazioni relative alla sicurezza delle macro appunto per permetterlo. Come si fa? Ebbene, il primo passo è quello di accedere alla finestra opzioni di Excel. La strada breve in realtà è questa. Ti invito a portare il cursore del mouse sulla scheda attiva della barra multifunzione, dovunque, non è importante, e poi cliccare con il pulsante destro del mouse. Questo farà comparire questo menu contestuale, il cui secondo comando è personalizza barra multifunzione. Se clicchi sul comando personalizza barra multifunzione comparirà la finestra opzioni di Excel, naturalmente con in primo piano la scheda personalizzazione barra multifunzione che ci permette di personalizzare i comandi delle schede della barra multifunzione piuttosto che aggiungere nuove schede, nuovi gruppi, nuovi comandi eccetera eccetera. Anzi, già che siamo qui, io ti invito ad abilitare ed attivare la scheda sviluppo. La scheda sviluppo è una scheda della barra multifunzione che di base non è visibile, non è accessibile, ok? Per farlo non devi fare nient'altro che spostarti nella parte destra di questa finestra, scorrere le schede finché non trovi la scheda sviluppo. Come vedi, la voce sviluppo non è taggata. Quello che dobbiamo fare è naturalmente taggarla. Quindi taggo la scheda sviluppo e clicco su ok per far comparire qua su in alto, come vedi, la scheda sviluppo. Ma il nostro obiettivo non era questo, il nostro obiettivo era quello di andare a modificare le impostazioni della sicurezza relative alle macro, ok? Quindi possiamo ritornare nella finestra opzioni di Excel, andare a cliccare di nuovo su personalizza barra multifunzione, tra le varie schede andare a scegliere il centro protezione in questo modo e poi richiamare il centro protezione con impostazioni centro protezione. E in questa nuova finestra, perché è una nuova finestra in effetti, andare a selezionare impostazioni delle macro. In realtà c'è un modo più veloce per arrivare qui, qual è? Chiudo tutto, il modo più veloce è naturalmente utilizzare il comando predisposto che troviamo nella scheda sviluppo. Ecco, se vedi qui c'è fra i vari comandi qui a sinistra anche sicurezza macro. Se tu clicchi sul comando sicurezza macro, ebbene si aprirà direttamente la finestra centro protezione alla scheda impostazioni delle macro. Come puoi vedere qui nella parte destra, ebbene i comandi sono sostanzialmente tre. L'impostazione che ti invito a modificare è quella dei pulsanti di opzioni. L'impostazione di base di Excel è quella di disabilitare le macro VBA senza notifica. Nel caso che tu apra un file che contiene delle macro, quindi un file in formato XLSM piuttosto che XLSB, ebbene fondamentalmente disabiliterà le macro e non ne permetterà l'esecuzione. Io ti invito invece a selezionare la seconda voce, disabilitare le macro VBA con notifica, e non la quarta voce, ok? La seconda voce è semplicemente quando tu aprirai per la prima volta il file che contiene le macro, Excel ti farà notare che il file contiene le macro, ok? Quindi c'è una segnalazione e ti chiederà se tu vuoi abilitare o meno le macro in esse contenute. E quindi tu avrai la possibilità di abilitarle. Come? Lo vedremo naturalmente tra poco, utilizzando il pulsante nelle barre gialle che compariranno appunto all'apertura del file. Ok? Ti invito naturalmente a cliccare su ok in basso e poi naturalmente ti invito a chiudere Excel e a riaprirlo, soprattutto se il file aperto è il file che contiene le macro. Perché? Perché essendo già stato aperto e le macro essendo già state disabilitate, non funzioneranno. Quando lo riaprirai o quando aprirai in generale i file appunto contenenti le macro la prima volta, comparirà una barra gialla come questa, che come puoi leggere è un avviso di sicurezza e ti dice che il contenuto attivo è stato in parte disabilitato, fare clic per altre informazioni. Se tu cliccherai naturalmente sul testo si aprirà il browser che andrà ad aprire pagine specifiche del sito Office in cui ti verranno spiegate il funzionamento del sistema di sicurezza relativo alle macro e le motivazioni di questo avviso, ok? Ti faccio notare che qui c'è un pulsante con dentro scritto abilita contenuto. Ebbene,
Per abilitare le macro di questo file non devi fare nient'altro che cliccare abilita contenuto, farà sì che Excel consideri affidabili le macro in esso contenute e quindi tu possa utilizzarle, ok? Quindi se noi andiamo per esempio a premere Alt F8 per aprire la finestra macro che mostra le macro presenti all'interno dei file aperti e andiamo a cercare per esempio questa lista di macro, in realtà mostra le macro presenti anche nella cartella macro personale. Se non sai cos'è la cartella macro personale, io naturalmente ti invito a guardare i tutorial relativi che trovi naturalmente su questo canale, ok? E andiamo per esempio a utilizzare salva, ok? Clicco su esegui, perfetto. Ebbene, si aprirà naturalmente la finestra di sistema che mi permetterà di impostare il nome del PDF, naturalmente anche di indicare la cartella dove io lo voglio salvare. Naturalmente non ci interessa, quindi lo chiudo e non salviamo assolutamente nulla. E quindi, come hai visto, Excel in realtà è già pronto per l'utilizzo dell'automazione, ma in realtà non abbiamo ancora terminato. Bisogna considerare altri aspetti, in particolare le modifiche che Microsoft ha introdotto a livello di sicurezza in Office e anche in Excel riguardo appunto le macro. Ebbene, Microsoft ha fatto in modo che ogni qualvolta tu scarichi dal web un file contenente macro, quando questo viene aperto, in realtà il file viene automaticamente bloccato, nonostante le impostazioni che abbiamo settato. Questo perché? Naturalmente per la tua sicurezza. Quindi bisognerà naturalmente sbloccarli, ok? Se tu vuoi utilizzare i file e le automazioni in esse contenute. Ho scaricato da internet una copia dell'agenda di Excel professionale e naturalmente l'ho aperta. E come vedi qui in alto è comparsa una barra gialla, però diversa da quella precedente. Come possiamo leggere, visualizzazione protetta, attenzione, i file provenienti da internet possono contenere virus, a meno che non sia necessario modificare il file, è consegnabile restare in visualizzazione protetta. Cioè Excel ha aperto il file, ma fondamentalmente questo file non può essere modificabile, può essere consultato, ok? Naturalmente se tu vuoi modificarlo non devi fare nient'altro che cliccare su abilita modifica, quindi dare a Excel il permesso di poter abilitare e intervenire sul file stesso. Naturalmente clicco su abilita modifica e Excel mostra una barra rossa. Quando compare ci segnala che secondo Excel questo file contiene delle macro, quindi automazione, e fondamentalmente è un rischio per la sicurezza. Come vedi è scritto rischio per la sicurezza. Microsoft ha bloccato l'esecuzione delle macro perché l'origine del file non è attendibile. In questo caso però non c'è un pulsante abilita contenuto piuttosto che abilita modifica, ma un pulsante altre informazioni che non farà nient'altro che aprire il browser e portarti alla pagina che ti spiega il perché di questo messaggio e in realtà anche come si fa a disabilitarlo, o meglio, ad abilitare le macro anche in queste situazioni. Come? Ebbene, in realtà devi andare sul file stesso, quindi devi chiudere il file e devi andare attraverso il file manager, ok, nella cartella dove è contenuto il file per lavorare su quelle che sono le impostazioni della finestra proprietà del file. Ho chiuso Excel e sono andato nella cartella che contiene il file Agenda Expro V085, ok? Come si fa a sbloccare il file? Non devi fare nient'altro che cliccare con il pulsante destro del mouse sopra il file, andare a cercare la voce proprietà che di solito è l'ultima del menu contestuale e come vedi si apre la finestra proprietà Agenda Expro V085. Ecco, se tu in questa pagina che è la pagina generale vai a cercare in basso a destra troverai annulla blocco, ok? Come puoi leggere, il file proviene da un altro computer, per facilitare la protezione del computer potrebbe essere bloccato. Ecco, per sbloccarlo non devi fare nient'altro che cliccare, o meglio taggare, la voce annulla blocco. Una volta che l'hai taggato, clicchi su applica, perfetto, e come vedi scompare. Adesso andiamo a riaprire il file un'altra volta. Come puoi vedere, riaprendo il file, in realtà non abbiamo terminato la questione delle barre, ok? Questo perché? Perché abbiamo dato i permessi per la modifica, abbiamo disabilitato il blocco, ma non abbiamo ancora dato i permessi per abilitare il contenuto, ok? E quindi, come abbiamo già visto in precedenza, quello che dobbiamo fare è cliccare su abilita contenuto e come vedi in automatico Excel lancia l'automazione relativa all'apertura del file. Esiste dell'automazione che può essere associata a eventi come l'apertura del file stesso, per esempio questa automazione che abbiamo visto
porta la visualizzazione di Excel da una visualizzazione normale a una visualizzazione a pieno schermo e come vedi è avvenuta fondamentalmente. Noi abbiamo la possibilità quindi, per esempio cliccando su istruzioni, di far comparire e scomparire le istruzioni piuttosto che uscire dalla visualizzazione a pieno schermo ritornando a quella normale. Se andiamo in calendario e possiamo andare a vedere se ci sono registrazioni oppure possiamo andare a registrare, bene, tutta l'automazione relativa a questa maschera calendario funzionerà. La stessa cosa relativa agli appuntamenti piuttosto che alla to-do list, ok? Quindi tutta l'automazione associata ai pulsanti, qualunque forma essa abbiano, ok? Come in questo caso, funzionerà correttamente. E quindi nel caso compaia una barra rossa, sai che in realtà dovrai andare a modificare nelle proprietà del file quella voce annulla blocco, o meglio, andare a taggare annulla blocco per rimuovere appunto il blocco che è stato introdotto sul file che è stato scaricato da internet, ok? Quello che ti ho mostrato è l'unico modo per rimuovere il blocco dovuto appunto ai file di provenienza incerta, diciamo dal web? Ebbene no, c'è un altro modo, che è quello di spostare il file in una posizione attendibile. Cosa significa? Significa assegnare a una cartella specifica o a una sottocartella, naturalmente, il valore, un'etichetta di attendibilità e spostare praticamente il file in questione in quella sottocartella. Come? Adesso te lo mostro. Naturalmente ho aperto un altro file che ho scaricato da internet, il bilancio familiare, clicco su abilita modifica e come puoi vedere è comparsa la barra rossa. Ebbene, andiamo nella scheda sviluppo, ok? Andiamo alla sicurezza macro, andiamo alle posizioni attendibili e andiamo ad aggiungere una nuova posizione. Come vedi qui in basso trovi il pulsante aggiungi nuova posizione e questo naturalmente farà aprire una finestra che ci permetterà di impostare la nuova posizione. Io naturalmente andrò a indicare la sottocartella del bilancio familiare in questo modo, clicco su ok per inserirla. Excel ci dà la possibilità di considerare attendibili anche le sottocartelle. Ti invito a dare l'attendibilità soltanto alle cartelle che contengono i file di uso quotidiano o giornaliero e poi clicchi su ok e come vedi qui nell'elenco è comparso una nuova cartella, clicco su ok, il prossimo passo è quello di chiudere e riaprire il file. Come puoi vedere ho chiuso e riaperto e naturalmente non compare più la barra rossa, ok? Se io inoltre vado in una pagina che contiene un minimo di automazione, per esempio in inserisci, e vado a inserire la data, per esempio 31, 12, 22, in questo modo e poi clicco su pulisci, come vedi l'automazione funziona. Quale delle due opzioni è preferibile e dovresti utilizzarle? In realtà entrambi. Allora, diciamo che la soluzione della cartella attendibile ti permette di avere un posto in cui andare a copiare o a tagliare, cioè a spostare il tuo file e dovrai andare nelle proprietà del file per andare a taggarlo. Quindi apparentemente è più comodo. D'altra parte dovrai prestare attenzione non solo a quello che scarichi da internet, ma dove lo scarichi. Questo tutorial termina qui. Io naturalmente ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo a questo video. Se è la prima volta che mi vedi, ebbene io ti invito a visitare il mio sito excelprofessionale.it. È un sito dedicato agli aspetti più avanzati di Excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale. E naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial.